E se avete altre domande, cose da fare a Erika, scrivete sotto e piano piano vi risponderemo. Assolutamente. Tanto non scrivono mai. Va bene, ciao ragazzi. Ci sono video in cui mi sono impegnato veramente tanto, che non è questo. E adesso rispondiamo ai 366 commenti. Oh madonna. Poi dicono che non tira più un... Allora, cominciamo con i miei preferiti di Dio. Quanto mi piace questo... Andiamo. Uscirà il mio demonio. Ah! Andiamo. Tanti io non li ho ancora letti, tra l'altro, scusami. Allora, sono sbalordito, ma la situazione a Mosca come va? Voglio dire, per caso ci sono dei problemi con dei droni? Magazzini in fiamme di Wheatberry? Code dal benzinaio? Sì. Internet funziona bene? Sì. E come sta Vladimir? Ma io che cazzo ne so? Boh, la città è grossa, beccare una persona non è facile. Allora, state dicendo alle persone di andare a visitare Mosca? No, ragazzi, io Direi non che capisco. proprio è il momento più sbagliato. No, e sono d'accordo con lui, cioè, ragazzi, tu poi l'hai che- guardato il video almeno? Che video hai visto? Infatti abbiamo senza fatto un problemi. video dove vi spieghiamo come venire, se si può venire, ma poi sono cazzi vostri. Io, Pieve del Cairo è sempre un'opzione. Sì, ma anche il sud Italia è sempre Sì, un'opzione. vabbè, Cioè, voglio dire, Salento, Sardegna, cioè... stavamo... Direi, che cazzo venite a fare qua? Adesso non è il momento migliore, è complicatissimo per le burocrazie, complicatissimo per i voli. Per la connettività Voglio dire, con parlare noi. di politica, di situazioni mondiali, perché non voglio parlare nel mio canale, però direi che non c'è nulla da nascondere. No. Però questo genio dice che noi invitiamo, certo, arruoliamo anche le talpe a fare delle trincee. Cosa ci fate lì? Bastava guardare i primi 10 secondi in cui dico sono sposato con mia moglie. Cioè, letteralmente bastava ascoltare quello che dicevamo, io non capisco veramente. Ma anche i primi 10 secondi, bastava quello, c'era già risposto. Ma tornate a casa, non in aereo, è come dove tornare, a nuoto. Non hanno la manutenzione neanche in macchina. Non hanno neanche la manutenzione e neanche in macchina. Vai a trovare là, leggi tutto. Va a trovare là? Benzina, magari a piedi. No, in realtà questa situazione è durata qualche giorno poi. Diciamo Insomma, la verità. video ridicolo, specialmente fatto da incoscienti che invitano ad andare... E dai, Sì. Poi Dai. Erika, ti credo che non trovi un uomo russo. Ma se ne ha avuti tre, lo dico anche che Cosa? Possiamo passare a un commento un po' più intelligente. Grazie per questo tour virtuale a Mosca. Di niente, ma magari In realtà non è sì, potremmo fare qualcosa che sia veramente più un tour, perché qui il video era centrato su di me, avete visto ben poco, non ci siamo In concentrati più pioveva e quindi abbiamo fatto tutto al chiuso, non era centrato su Mosca, ma magari la Potremmo. prossima volta potremmo visitare qualcosa di più carino. Ce ne sono di posti, quindi sì, perché no? Dovremmo fare tipo la ruota. Oggi cosa vediamo? Ah, questa è una domanda interessante. Quanto ti sono costati tutti questi avvocati? Poco in realtà. Perché allora qui i prezzi sono molto diversi. Mi sono affidata a un'agenzia, di cui magari ne parlerò domani, vediamo. Che tra l'altro ci lavora una nostra amica. Rosalba! Scusa, Rosalba, non mi ricordo mai il nome. Rosalba mi ha intervistato, anche Rosalba una volta. E ieri ho scoperto che devo fare un video anche con lei, che ti conosce perché gli ho mandato il tuo video, ho detto ma che bello il video, che qualità. No, ciao Rosalba. Allora, poco in realtà, perché adesso, se volete vi parlerò anche di questa agenzia, sono molto professionali, ma ho pagato un quinto di quello che avrei pagato in Italia, dico la verità. Vorrei fare una menzione speciale per la quantità e la bellezza dei parchi pubblici, grazie, Vero. grazie di cosa, mica l'ho fatta io. Sì, molto molto bene. Però insomma, no, io volevo più commentare quelli bruttarelli, cioè intanto grazie a tutti quelli che ci hanno scritto dei bellissimi commenti. Facciamo così perché sennò questo video Grazie davvero. durerebbe 18 ore. Grazie. Molti non posso leggerli perché sennò qua si fa propaganda e non voglio fare assolutamente niente del genere. Leggiamo quelli cattivi. Io mi immagino certi che proprio si alzano la mattina, vedono un video, l'hanno fatto a Mosca, questi stanno a Mosca invece di stare a casa loro. Adesso Proprio lì. gli scrivo io un messaggio che gli farà cambiare idea e tutti mi seguiranno
diranno sì, tu sei quello che ha scritto questo messaggio, grazie onnipotente, meno male che qualcuno ha dato la sua opinione su questo paese cattivo, ti prego, vediamo dici l'ora. come vivere. Allora adesso apro una parentesi e poi la chiudiamo per sempre. Io non voglio parlare di politica per un motivo, ho lavorato nel giornalismo come montatore, regista e cameraman, quindi ci sono stato dentro per un po' di tempo nell'informazione, conosco benissimo quel mondo e non ne voglio più far parte, non voglio più averne a che fare. Un po' come chi magari non guarda il calcio perché non gli piace il calcio, non vuole parlare di calcio. Fine. Mi informo, ho le mie fonti, chiedo ai miei amici, eccetera, eccetera. Non ne voglio parlare sinceramente qua, quindi io ho, diciamo, la mia opinione, voi avete la vostra. Noi stiamo facendo vedere una parte di questo paese, faremo vedere anche la cultura, insomma abbiamo mostrato un po' quello che faccio io, quello che vorrei fare, basta. È un video di curiosità, semplicemente come vive, perché una ragazza italiana è qui, cosa sta tutto qua, facendo? cioè era solo per rispondere a una domanda, tutto qua, la polemica, voi siete Cioè, che basta. ma chi se ne frega? Ma perché ti devi alzare la mattina e fare queste cose? Piuttosto non guardare il video, ti dà fastidio, non guardarlo, vai da un'altra parte. Vuoi parlare di politica? Ci sono video che parlano di politica, ma non è sul mio canale, vai su quelli. Perché io cosa vuoi che ti risponda? C'è uno che ha scritto, ma tanto adesso Mosca verrà rasa al suolo. Ma che poi tra l'altro, ma che cattiveria dovete avere addosso? Cioè, scusatemi, ma io non lo direi neanche alla mia città peggior nemica, ma cioè, capisci la cosa? Poi allora, non mi fido nemmeno io. Neanche di me. Ai russi piace molto la donna gialla con le station e la coscia di fuori. Ah, capito, pensi. Cosa? Non ho capito questo. La donna gialla, che so i Simpson. Chiamare semplice difficoltà burocratica la vita sotto un regime è un capolavoro di eufemismo. Prossima tappa, recensione delle prigioni di Stato su Ma che ne so TripAdvisor. io delle prigioni, ragazzi? Però potrebbe essere un'idea, dai. Mamma mia. Tra un caffè al Bolshoi, 2 chiacchiere sul costo degli affitti, vi siete dimenticati di inquadrare la realtà. Ma d'altronde nelle favole si mostrano solo i castelli. Ma tra l'altro non abbiamo mostrato niente a parte noi due. Ma a parte che io ti ho anche risposto, quale sarebbe questa realtà che non abbiamo ripreso, se per favore mi rispondi così lo sappiamo e miglioreremo questi video. Non lo so, più che andare in giro per strada, nei centri commerciali, nella metro. Ma poi tra l'altro, andare? cioè, stiamo uscendo proprio dal seminato, cioè, abbiamo fatto un video su di me e qua stanno commentando il paese. Cioè, uno Ma fa ragazzi, un video su una ragazza e gli altri, ah no, tu fai propaganda. Porco due, ma l'hai visto il video? Io faccio domanda a sta povera Crista, che è di Pavia, come me, e mi chiedo, che cazzo ci fai? Io sono sposato, ma te che cosa ci fai qua? E risponde alle mie domande, tutto qui. Che cosa sono questi commenti? Ma quanto devi essere avvelenato dalla vita per scrivere cose? Perché vuol dire che il video è guardato, così, parlando di Mosca. Ma che fa di lavoro sta Erika in Russia? Ma che te frega? Io mi chiedo, ma che ve frega? Allora, ecco, no, intanto io colgo l'occasione. Ma non arrivi, cioè non vai a dormire la sera se non lo sai. Allora, io colgo l'occasione per aprire una parentesi, ho risposto anche per iscritto a una persona su questa cosa, ma perché tengo a dirla. E quelli che dicono che io sono qua mantenuta dai genitori, che ti finanzia mamma e papà. Allora, innanzitutto mi dovete dire come, perché non arrivano i soldi qua. Quindi se sapete un modo per farmi arrivare i soldi, ditemelo. Te lo dico io che lavoro fa, il lavoro più antico del mondo fa Erika, dillo. Che perché proprio cercano me, capito? Cioè, prima di tutto... Mamma di Erika, sto scherzando, non è vero, è una bravissima ragazza. Cioè, quindi se conoscete un modo per cui papà potrebbe mandarmi dei soldi, ditemelo, grazie. Comunque non il lavoro è più così. antico del mondo è il fisioterapista. Sì, certo. Si sa. Secondo luogo, ragazzi, io non è che mi trasferisco a Mosca così, boom, cioè mi sono preparata. Io sono 2 anni che risparmio, sapendo che ci volevano 4-5 mesi per il permesso di soggiorno e lavorare. Io nel frattempo comunque mi sono mossa, ho cercato opportunità e tutti mi rispondono sempre ok, ma prima il permesso di soggiorno. Quindi appena arriva il permesso di soggiorno così... Cioè, ragazzi, ma non è che uno si trasferisce così, cioè voglio noi dire... siamo deficienti, cioè la cosa più antipatica è pensare che siamo dei deficienti, dati dello stupido, che cazzo lo fai lì, cioè mamma e papà che...
No, ragazzi, no, ma poi soprattutto adesso anche senza critica lo dico, io mi sono trasferita, mi sono preparata per trasferirmi, ho risparmiato, ho messo da parte dei soldi, come fanno tutti, quindi tutto qua, Non era ragazzi, non c'è difficile. niente di strano, veramente. Ma mi sembra stupido anche solo spiegarlo, comunque, vabbè. Ma voi di preciso, come vi mantenete? Appena risposto. Io come mi mantengo? Io ho la partita IVA italiana, pago le tasse in Italia, che non sono poche, quest'anno mi è arrivato tipo 7.000 euro di tasse da pagare, e lo dico proprio tranquillamente, e li sto pagando. Quindi vivo in un altro paese ma pago le tasse e continuo a lavorare comunque per l'Italia, perché comunque faccio un montatore video, mi arrivano le immagini e posso montare. C'è solo un problema, i soldi non arrivano qua, quindi quando arriverò in Italia prenderò un po' di soldini, li porterò qua e intanto mia moglie mi mantiene, perché tanto sono un bravo ragazzo. Io gli lavo i piatti, cucino. Cucina, bellissimo. Allora, c'è da precisare che alcuni commenti non li posso leggere a voce, ve li andate a leggere. Tipo la Russia è una... Perché non so neanche se si possono dire queste cose su YouTube, sinceramente. È un argomento che proprio... Io volevo parlare di Lego, volevo parlare di Erika e adesso mi tocca invece parlare di cose che proprio non me ne frega niente. Quindi L'ultima neanche... cosa di cui volevi parlare. Alcuni andate a leggere, alcuni vi do la risposta. Se quelle metro sono sporche o Italia cosa sono? Sì, in effetti non potevamo definirle sporche, no, non potevamo. C'era. Scusate. 10.36. Dai, era la mascotte dei Giochi Olimpici di È Mosca. vero, colpa mia, colpa mia. Io vedo Ceburashka ovunque, perché mi sta ovunque qua. Adesso ovunque si porta chiavi sulle borse, su... Questa dice lunga di quanto è affidabile. Sì, se ne hanno fatti, poi io amo Ceburashka. Siete grandi, fate grande l'Italia, Erika fantastica. Ce la metto tutto. Grazie. Grazie. Grazie mille. Fa piacere almeno leggere qualche commento carino ogni tanto. Per favore aiutateci tutti a raggiungere la pace nel mondo. Siete gentili, buoni, meravigliosi. Non sono come Michael Jackson, però grazie per questo commento. Oddio, dopo che vedrai questo video non so se direi ancora Abbiate un'idea. che sono tanto gentile e buono. Riescono a farmi uscire il demonio, scusate. Glieli tirate fuori, non è colpa sua. Ragazzi, non è Ceburasca. È vero, non è Ceburashka. Traditori. Volevo arrivare proprio Ma noi qua. siamo tranquilli perché ci sei tu in patria, noi Mamma possiamo mia, contare meno su male. di te. Meno male. Io coglione che pago ancora le tasse che poi le usi tu perché io sto qua. Ma Io che le ho pagate fino all'anno scorso perché le pagavo anch'io. Traditore perché ho sposato una russa nel 2020 sotto Covid. Mazza, Ma è un nome normale, ragazzi. ma che poi non è difficile mettere un nome su YouTube e dire come vuoi chiamarti? Già vedo un cacchio io, cioè sono mio che devo fare così. Chiamati, se che poi... ne so, traditore. È semplice, lineare. E ci sono anche 2 like. Aspetta, gli metto chi anch'io sono un like. questi? Gliene metto. Non so, si può possono vedere? vedere? No, non si possono vedere. Vabbè. Gliel'ho messo anch'io. Mi piace, traditore. Fatti qualche domanda di livello etico più alto. A spese di chi è quella ricchezza solo in quella città? A Tokyo non ti cagavano proprio? E sei andata a Mosca perché da italiana almeno lì facevi bella figura? Amore, tesoro. Aspetta, voglio dirgli una cosa. No, perché ci sono delle fighe pazzesche qua e purtroppo Erika non è all'altezza. No, infatti, cioè io perché vengo qua, poi io che vengo qua anche a rimorchiare. Ragazzi, cosa ci facevi a Tokyo? Cosa te ne sei andata? Perché non ti cagavano? Allora, eri con me a Tokyo. Sai Cioè, cosa ho fatto a Tokyo? Ma lui lo sa meglio di te. Tu come fai a sapere Sai quanto cosa... sono rimasta a Tokyo? Ma no, lui lo sa meglio di te. Basta, Erika, basta. Ma tu che ne no? sai che se era solo una vacanza, se sono rimasta a studiare, se ci ho vissuto 2 anni? Ma che ne sai? Io continuo a dire la mia che lui lo sapeva meglio di te. Comunque, grazie Corrado. Poi andando Ti farò avanti. qualche domanda di livello più etico. se sei contento. Fatela, porca miseria. Non so, miei parenti, scusa, leggo proprio come c'è scritto, sono russi ma in uno stato autocratico. Autocratico Ok. e Una nuova dittatoriale. Non ci vivrei mai. E rispettiamo la tua opinione. Ovvio si può far finta di tutto oppure non essere proprio a conoscenza di quello che succede al mondo. Ma infatti, io vivo in una bolla di sapone in cui non ricevo informazioni. Attenta che potrebbe scoppiare. Tutte zone senza maranza.
sì. E non si può dire che non hai ragione. Bel video, ma non ho capito che lavoro fa o pensa di fare. Vedi prima. Quello Ho più risposto. antico del mondo. Erika sa giapponese, russo, inglese, italiano. Cosa è venuta a fare qui? Non lo so, me lo sto chiedendo anche cosa sono venuta a fare a questo punto. Mi Non è il stanno posto adatto. facendo venire i dubbi. Anche io sono della provincia di Pavia e abito in Russia. Ma Ma davvero? lì... Aspetta, io ho anche risposto, sì. Bacarospo. Mi piace il tuo nome. Ma vieni qui. Ma becchiamoci. Figa, portiamo la pianura padana. La nebbia già ce l'abbiamo già fatto vedere nell'altro video. Che schifo. Ok. Lo so. La benzina costa 250 rubli al litro e non 80. Ok, va bene. Mi spiace che ti sei fatto fregare. Avete dimenticato di filmare le colonne di fumo provenienti dai magazzini. Ma tutti su quella roba lì dove sono andare, ragazzi? Ma adesso... Ma a parte, cioè, nel senso... Ma perché, ragazzi? Cioè... Quel giorno non c'erano, per esempio, le colonne di fumo. Punto 1. Era una giornata piovosa, quindi anche volendo non potevo filmarle. Se ci tenevi tanto, scrivilo. Mi filmi le colonne di fumo? No, che schifo. Ti faccio vedere altro. Al massimo posso farti vedere da lontano. E ci sono le colonne di fumo. Però, che cazzo di senso ha per un video che parla di una ragazza far vedere le colonne di fumo e poi cos'è che... e fa vedere quanto costa la benzina? Sì, l'abbiamo detto. No. L'abbiamo detto, la benzina abbiamo detto. Però giustamente non possiamo legare l'immagine al commento come tu hai fatto notare, perché sennò faremmo le foto alle colonnine. Cioè, ma tipo, aspetta, adesso voglio capire una cosa, ma non preferisci vedere le belle ragazze, qualche monumento? Perché vuoi vedere le colonne di fumo? Tanto quelle le vedi già al telegiornale, cioè cosa te le devo nascondere? Io non ti nascondo niente, semplicemente lo sai già, non è il mio lavoro fare il Ragazzi, giornalismo. ma, cioè, stiamo uscendo proprio, cioè, non stiamo rinnegando niente noi, cioè non capisco poi il perché continuare a insistere sulle stesse cose. Certosa di Pavia, ci sono stato diverse volte nella mia vita passata. In quale vita? Perché io sono rimasta un attimo. No, scherzo, dai, ho capito. Io non ho mai vista la Certosa di Pavia pensando... Ma sai che neanche me l'ho mai vista? Ah, dai, ma che schifo. Ci passavo davanti, dicevo sempre, ma qualche giorno entro. Anch'io. Mai, ti giuro, mai. ti giuro. È sempre così. Io ho amici di Roma che non sono mai entrati al Colosseo, l'hanno sempre visto da fuori. Ciao ragazzi, sono Io Erika del video, sono- grazie per i commenti, tutti. Beh, no, No, tutti, vabbè. direi di no. Cazzo. Ci sono sempre dentro. E certo, in un paese nazifascista, Ah. che palle, bellissima la Russia, lavori a Mosca? Abbiamo Mi già detto, quando finirà questa guerra, i russi amano l'Italia e gli italiani. Sì, no, è Sì. vero, quello è vero. Ma poi vi faccio anche vedere dei video che... boh, non so adesso come dimostrare, non è che io entro in una stanza, sono italiano e la gente... No, A volte- quasi. a volte è così. Quasi. Da quello che ho capito, vive a Mosca, finanziata da mamma e papà, comoda la vita. Ah sì, non vedo l'ora. Vorrei, credimi, vorrei Bravo. tanto. Bravo. Potevo Ricordiamo... evitare di risparmiare per 2 anni. che così. Mamma mia, quando c'è mamma e papà dietro che... Mm. Anzi, proprio sai cosa gli avevano detto? Erika, questi sono i soldi, Vai, vai fuori dai sparisci. coglioni, vai in quel paese. E ogni mese te ne versiamo. Dove non lo so perché non si può, però te li versiamo. Vai in quel paese che così magari non torni più. Povera mamma di Erika. Mm. Fantastico, ci sono i tram, i semafori e persino la metropolitana. Ma non stavamo facendo vedere i tram, i semafori, la metropolitana, stavamo parlando di me. No, Ma aspetta. va bene. Aspetta, scusa, perché che cazzo ti aspettavi? I cavalli, le carrozze, la gente ti portava con la carriola, no? Ma persino i semafori. E negli ultimi tempi ci sono anche i meravigliosi spettacoli pirotecnici dei droni ucraini che ogni giorno e notte fanno saltare raffinerie, magazzini, quant'altro davvero grandioso. Non è male. Cioè, boh, non so cosa rispondere, scusa. No, ma perché avete un po' rotto, cioè se sembrate Cioè, veramente sì, un disco cioè, rotto, è ragazzi. come dire, Cioè, questo tavolo è bianco. Cazzo, non l'avevo notato. Ma va? Non lo so, cioè a volte vorrei sapere. Quindi dopo che hai scritto questa cosa, ho fatto il mio commento, cazzo, sì, sono un patriota. Non lo so, cosa cioè- pensate di ottenere con questi commenti fatti? Poi sono uno che fa video sui Lego. Io faccio video sui Lego, ragazzi. sì, avete proprio sbagliato bersaglio, in questo senso, proprio sbagliato. Per rimanere interno. Sì,
Sarebbe stato meglio parlare di ciò che sta succedendo in Russia. Ma perché dicono lo tutti. sai già, lo sai già. Lo dicono tutti, ragazzi, veramente, non stiamo rinnegando niente, ripetiamolo. La moneta non è il rublo? Sì. Sì, vabbè, ok, ma se io dico a uno, costa 150.000 rubli, quello... Cioè, ti do Lo in euro, dici. è più comodo, così dopo non devi prendere il tuo cazzo di telefono, no? Esattamente quello è il motivo per cui l'ho fatto, per darvi un paragone. Ma te lo devo anche spiegare sta se- cosa, non ci arrivi da solo. Quanto cazzo Ok, ma una parola sulla guerra, no? No, Perché? fine. Grande popolo russo, un saluto dalla Sardegna. Dai, prevedo un futuro un po' turbolento, In tutto il mondo, non solo qua. sai, la metropolitana è la cosa più bella da vedere, stiamo freschi. Se Non l'ho mai andate detto. a Roma all'ultimo posto. Ma che video guarda? Io non so. A me mi avete sentito dire che il posto più bello è la metropolitana? Ho detto che il mio posto preferito è una fermata metro, ma intendevo quello che c'era fuori. No, devi spiegarle. Prossimo video facciamo i disegni anche. Erika è una ragazza bellissima e molto coraggiosa. Sono sicuro che avrà successo e sarà felice. Sono bellissima no, ma sono coraggiosa, sì. Sì. Basta. Questi sono i commenti che uno si aspetta, oppure una Certo. critica tipo, ma guarda il video se lo giravi in vlog invece che, no? No scherzo. Oppure potevate far vedere qualcosina in più, dai, che vogliamo vedere, no? Queste cose, o qualche consiglio, anche le critiche di Cipurasca, che non era Cipurasca. Questi sono i commenti che uno sospetta. Ma sì, commenti su quello che abbiamo detto. Che dobbiamo parlare di cose che già sapete, tipo, non parliamo della guerra, ma accendi il telegiornale e te lo parla lui, perché te lo devo parlare io? Io voglio parlare di Star Wars, e quella è l'unica guerra che mi interessa. No, ragazzi, E non no. perché non mi piace la realtà, voglio star fuori dalla realtà, no, è semplicemente perché nel mio canale non voglio parlare di questo. Poi se ci sediamo al tavolo, io e te, a prendere un aperitivo e vuoi parlare di politica che non mi va, ma alla fine mi fai uscire il demonio, parliamo di politica, probabilmente ti manderò a fanculo 18 volte. Però Non sul mio non canale. è questo, ma non è proprio il luogo, ragazzi. Anzi, cioè abbiamo fatto un video proprio cercando di escludere quell'argomento per far vedere altro. Cioè, anche un'intenzione questa. Perché dovete sempre tornare lì? È un video che parla di Basta. una ragazza. Fine. Davvero Ivan Zera. Maiuscola. Maiuscola. Bravo. È così che si scrive. Restaci a Mosca e vai avanti a fare i video. Ok. Lo farò solo per te. Quella dedica sotto. Ma fai attenzione! Ti potresti ritrovare a dover passare per il fronte a concimare i girasoli ucraini. Ma poi veramente ragazzi, io adesso, a prescindere da tutte le vostre idee, cioè, scusatemi un attimo, ma io questo livello di cattiveria non l'ho mai avuto in vita mia con nessuno. Ma ti verrò a trovare se vuoi. Perché no? Almeno fate un bel video di confronto. Mamma mia, sarebbe il top. Boh. E Va dopo bene. questo, ancora grazie ragazzi e speriamo di fare sempre video più belli. Grazie mille, sì, noi continueremo comunque a farli, quindi speriamo che continuate a seguirci e vi risultino interessanti. Che poi i prossimi video potrebbe essere a Gardaland, Spotorno, perché ne ho fatti tanti anche in Italia che piano piano, sai, ogni tanto torno in Italia. Ah, Nagia! È casa mia. Ah, Nagia. Ciao ragazzi, grazie ancora.